Ciao a tutti e benvenuti! Oggi andremo nel magico mondo di Azeroth. Se stai pensando di tornare a giocare a World of Warcraft nel 2025, questo è il momento proprio giusto. Infatti il gioco in questo momento non è mai stato così ricco di contenuti. Come sapete, da qualche settimana al Gamescom è stata annunciata ufficialmente la nuova espansione, ossia Midnight. Ma prima di affrontarla, come vi dicevo, possiamo tornare a giocare a World of Warcraft. Ma se non ci avete mai giocato, non temete, perché ora vi spiegherò tutto nel dettaglio. E ora ti spiego le due fazioni. Da una parte abbiamo l'Alleanza e dall'altra parte abbiamo l'Orda. Ora vediamo quali sono le differenze. WoW è famoso per la rivalità tra Alleanza e Orda, due fazioni con filosofie completamente diverse. Ma ora vediamo nel dettaglio più l'Alleanza. Significa tradizione e giustizia guidata da valori di onore e dovere. L'Alleanza include alcune razze, quindi abbiamo gli umani, i classici eroi di Stormwind, i nani, guerrieri delle montagne, poi gli elfi della notte, antichi guardiani della natura. E poi ancora abbiamo gli gnomi, inventori veramente geniali, i Draenei, rifugiati spaziali con poteri della luce. E infine i Worgen, licantropi maledetti ma nobili. In seguito poi vennero aggiunte nuove razze, come per esempio i Void Elf, i Lightforged Draenei, i Dark Iron Dwarf, i Cool Tyran e i Mecha Gnome. Invece per quanto riguarda l'ultima razza, che la potete trovare sia nell'Alleanza che nell'Orda, ossia i Drakir. Dall'altra parte abbiamo l'Orda, forza e libertà, uniti nella lotta per la sopravvivenza. L'Orda comprende orchi, i guerrieri più iconici, poi i non morti, ribelli contro la morte, i Tauren, nobili sciamani toro, e poi ancora i troll, antiche tribù mistiche, gli elfi del sangue, eleganti, manipolatori di magia, e infine i goblin, mercanti esplosivi e ingegnosi. Quindi anche qui, amici, in seguito hanno aggiunto poi nuove razze, ossia abbiamo i Nightborn, gli White Mountain Tauren, i Maghark Orc, i Zedalari Troll e anche i Vulpera. Poi, come ho detto, per quanto riguarda l'Alleanza abbiamo quindi i Pandarens, sono delle razze disponibili sia in Alli che in Orda. E infine poi ritroviamo ancora i Drakir, che sono disponibili per entrambe le fazioni. C'è ancora un'altra razza a disposizione valida sia per l'Alleanza che l'Orda, ma questa la potete andare a giocare andando a completare delle missioni, quindi la andrete a sbloccare in seguito. Comunque posso dirvi che se volete giocare con qualche vostro amico e scegliete fazioni diverse, dal 2024, grazie alla funzionalità Cross Faction, potete giocare insieme, indipendentemente dalla fazione. Ma la scelta rimane lo stesso importante per l'esperienza narrativa e anche poi l'estetica. Una volta che abbiamo scelto la fazione e quindi poi la nostra razza, ci rimane non altro che scegliere la nostra classe, e abbiamo ben 13 classi diverse, ognuna con multiple specializzazioni. La verità è veramente incredibile. Ora vediamo qual è la classe perfetta per i principianti. Io direi di poter iniziare con l'Hunter, perché è la classe più semplice. Poi possiamo anche, però, se non ci piace magari questa classe, scegliere il Paladino, che è un po' tutto fare. Infatti questa classe ci potrà guarire, potrà anche guarire gli altri, potrà fare il tank indistruttibile e anche il DPS corpo a corpo, che è veramente una classe devastante con questo ruolo. E poi un'altra classe per i principianti consigliata è il Warlock, perché è potente e resistente, ha 3 specializzazioni. La Destruction, che è facile da giocare e fa danni veramente enormi, poi Affliction, che va a utilizzare veleni e maledizioni, e infine Demonology, che ha proprio il controllo dei demoni. E poi abbiamo le classi più avanzate,
come per esempio i maghi, che hanno un puro potere magico e possono specializzarsi in danni da gelo, fuoco e arcani. Poi seguono gli assassini dell'ombra. Infine i sacerdoti, ossia i classici curatori, che possono lavorare sotto la protezione della luce o dell'ombra. E infine i guerrieri, combattenti veramente brutali. Questi possono essere dei DPS corpo a corpo o anche fare da protettori, ossia i tank classici. Ma non finisce qui, perché abbiamo anche poi le classi uniche, e questi sono i cavalieri della morte, ossia guerrieri non morti, però questi iniziano al livello 55. Poi possiamo provare anche i cacciatori di demoni, cacciatori demoniaci agili, e si inizia al livello 98. Poi i druidi, l'unica classe con ben 4 ruoli, ossia tank, healer, DPS corpo a corpo o DPS a distanza. Poi abbiamo ancora il monacon, colui che utilizza le arti marziali mistiche. Poi lo sciamano, maestri veri e propri degli elementi. E per finire gli evoker, la classe più nuova, draconici con poteri temporali. In tutta questa mega spiegazione avrete sentito dei termini, magari per chi inizia per le prime volte a giocare a questi titoli, completamente nuovi. Adesso andiamo a vedere cosa significano, così avete le idee ancora più chiare. Dunque, iniziamo col termine DPS. Qual è il significato di questa parola? Danno al secondo. Indica il giocatore il cui compito principale è quello di andare a infliggere danni ai nemici. Ma che cos'è veramente un DPS? Il DPS è il danneggiatore. Il suo obiettivo è quello di andare a uccidere i nemici il più velocemente possibile. Il tank, in italiano lo possiamo tradurre come carro armato, anche se suona un po' male, però significa proprio il muro del gruppo, ossia il serbatoio, quello che attira e assorbe i danni per proteggere tutti quanti gli altri. Ma che cos'è veramente un tank? Il tank genera aggro, quindi deve sopravvivere a molti attacchi grazie all'alta salute, armatura e capacità di assorbimento. E infine abbiamo il guaritore, ossia l'healer. Il significato è proprio il medico del gruppo. Il guaritore cura i danni subiti dagli alleati. Ma cos'è veramente un healer? Il guaritore monitora le barre della vita degli altri giocatori e lancia incantesimi curativi. Ovviamente questo deve prevedere i danni futuri, quindi essere pronto a curare i propri compagni. Parlato di questo, amici, abbiamo scoperto così i ruoli che possiamo affrontare all'interno di questo gioco. Quindi, per riassumere, i DPS saranno coloro che andranno a distruggere i nemici velocemente, e chi andranno a proteggere? Praticamente quasi nessuno, si proteggeranno da soli, ma dovranno tenere d'occhio sempre anche i curatori, perché se il curatore va a morire, o i curatori, dipenderà poi cosa andiamo a fare, morirà tutto il gruppo. Poi abbiamo i tank, coloro che dovranno assorbire i danni, e questi proteggono tutti quanti. E infine appunto il guaritore, che mantiene in vita tutto quanto il gruppo, quindi andrà a proteggere sia tank che alleati, però non andrà mai ad attaccare, perché dovrà soltanto concentrarsi sulle cure. Una volta che avremo deciso con quale classe e con quale razza e anche la fazione, finalmente possiamo iniziare a creare il nostro personaggio. Abbiamo diverse possibilità, come il cambio della pelle, il colore dei capelli, anche la pettinatura, insomma diverse cose, opzioni per andare a creare il nostro personaggio. Poi basterà semplicemente dargli un nome e finalmente inizieremo la nostra avventura. Una volta che saremo entrati all'interno del gioco, dovremo iniziare con le nostre missioni, che vengono anche chiamate quest. All'interno del gioco troviamo degli NPC, ossia dei personaggi non giocanti, e sono proprio questi che ci forniranno le nostre missioni. Allora, vedete che qui c'è un punto esclamativo grosso giallo, e vuol dire che qui questo personaggio ci potrà affidare una missione. Eccola qui, vedete? E bisognerà semplicemente andarla ad accettare. Una volta che l'abbiamo accettata, la troveremo qui sulla destra del nostro schermo.
Invece quando avremo completato le nostre missioni ci troveremo con degli NPC con un bel punto di domanda giallo sulla testa. Questo significa che le dobbiamo andare a consegnare per prendere la nostra ricompensa e soprattutto fare la nostra esperienza. Una volta che avremo preso la nostra missione, bisognerà semplicemente aprire la mappa del mondo utilizzando il tasto M e troveremo delle icone gialle che vanno a indicare le missioni disponibili. Possiamo dire che le missioni all'interno di questo gioco sono veramente molto vaste, possono indicarci di andare a uccidere dei nemici o di andare a raccogliere degli oggetti o portare un oggetto a qualcuno oppure addirittura andare a esplorare un luogo e infine anche ad andare ad aiutare un NPC. Ogni volta che noi andremo a uccidere dei nemici ma anche poi soprattutto a consegnare una missione faremo l'esperienza che viene chiamata XP per abbreviare appunto il termine. Questa esperienza si andrà ad accumulare e piano piano ci permetterà di andare a salire di livelli. Questa guida è indicata per coloro che iniziano per la prima volta a giocare a World of Warcraft, ma diciamoci la verità, a volte serve anche fare un piccolo ripasso. Fatte tutte queste cose inizierete a fare i primi livelli, ma poi parleremo anche di dungeon, quindi se siete interessati a questo argomento mi raccomando iscrivetevi a questo canale perché arriveranno interessanti video. Ciao a tutti e alla prossima!